Benvenuti e bentornati sul canale. Oggi andremo a vedere come realizzare questo top. Si allaccerà al collo e poi dietro sulla schiena. Il particolare di questo top è, a parte che è composto da due mattonelle intere e 3 mezze mattonelle, ma il particolare è che noi non andremo a fare i nostri legacci con l'uncinetto, quindi andare a fare una catenella semplice, ma bensì andremo a fare una treccia, quindi andremo direttamente noi a intrecciare i fili per formare una treccia che a mio parere rimane più rigida, meno elastica rispetto a una catenella e comunque rimane più grossa rispetto alla semplice catenella. Adesso non perdiamo tempo, vi lascio direttamente ai materiali. Per realizzare il top ci servono 100 g di filato IC. Io ho utilizzato la colorazione Avio ed è la 7521. Poi andrò a utilizzare un uncinetto numero 2, un ago da lana e delle forbici. Prima di proseguire ti ricordo, se non l'hai ancora fatto, di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così ogni volta che pubblico ti arriverà una notifica, di lasciare un like come supporto, di condividere il tutorial e che mi trovi su Instagram come 1000 creazioni Sonia. Per realizzare il nostro top ci serviranno 2 mattonelle intere e 3 mezze mattonelle. In questo tutorial vi farò vedere come realizzare una S, infatti anche le prime due parti dove ho fatto vedere la mattonella intera e la mezza mattonella sono lavorati con uncinetto numero 2 in modo da andare a realizzare una S. Se voi volete andare a realizzare una M o una L, adesso vi dico un paio di trucchetti. Prima di tutto potete andare a cambiare l'uncinetto con cui lavorate, quindi invece di andare a utilizzare un numero 2 potete utilizzare un numero 2,5 per realizzare la M e un numero 3 per la L, in modo da allargare il lavoro e renderlo più grande. Però se poi voi la mattonella la vorrete più fitta, vi consiglio di andare a aumentare direttamente i giri del lavoro, ad esempio come questa mezza mattonella. Vedete la differenza? Ci sono 2 giri in più. I 2 giri in più vanno bene per una taglia M. Se volete fare una taglia L dovete fare ancora 2 giri in più. I 2 giri in più che si vanno sempre a ripetere hanno lo stesso procedimento e sono il giro qui traforato con il giro a maglia alta pieno. Vedete, giro traforato e giro a maglia alta pieno. Per realizzare la L di nuovo qui un giro traforato e un giro a maglia alta pieno. Poi ogni mezza mattonella e ogni mattonella viene finita con un giro di maglie basse per la rifinitura. Il procedimento e gli aumenti qui a inizio giro sono sempre gli stessi, sia qui che qua, quindi potete andare ad aumentare in autonomia. Questo lavoro lo dovete fare sia per le mezze mattonelle ma anche per le mattonelle intere, quindi andate a fare un giro completo di punto traforato, punto pieno, punto traforato, punto pieno per la M e poi di nuovo punto traforato e punto pieno per la L. Adesso dobbiamo andare a sistemare le nostre mattonelle in questo modo e poi dobbiamo partire da un angolo esterno e andarle a cucire in così, così, così e così. Così facciamo un'unica cucitura e non dobbiamo andare a tagliare il filo ogni volta che abbiamo unito le mattonelle. Adesso vi faccio vedere com'è il punto per unirle. Io, per facilitarmi adesso a farvi vedere come fare la chiusura, andrò a utilizzare un uncinetto 2,5 invece che il 2. Voi potete utilizzare o il 2 o il 2,5. Con il 2 avrete qui una catenella di chiusura molto più fine e che si omogenea a tutto il top. Invece con un uncinetto poco più grande, un 2,5 in questo caso, la catenella qui centrale della cucitura sarà messa leggermente in risalto, quindi
toccherà a voi decidere se la volete omogenea con il resto del top oppure un pochettino in risalto. Io per facilità adesso mia andrò a utilizzare un 2,5. Poi una volta che vi mostro come fare la chiusura e che potete procedere da soli, io andrò a disfare e andrò a fare la chiusura con un uncinetto numero 2. Allora adesso noi per la nostra cucitura iniziamo dalla mia destra, quindi da questo punto, con questa mattonella e questa mezza mattonella, quindi momentaneamente queste le possiamo togliere. Prendiamo quindi il nostro uncinetto con il filo e andiamo a fare un cappietto. Lo lasciamo abbastanza lento, non stringiamo molto e momentaneamente lo mettiamo da parte. Il nostro cappietto però così è già pronto. Adesso prendiamo le due mattonelle, quindi la mattonella intera e la mezza mattonella. Dobbiamo far combaciare tutti i punti, ok? Quindi un punto della mattonella intera corrisponde a un punto della mezza mattonella. Iniziamo a lavorare qui. Qui noi prima abbiamo fatto 3 maglie basse sia in questa mezza maglia e sia nella maglia intera, quindi noi ci andremo a inserire nella maglia centrale che abbiamo fatto, però non andremo a prendere tutta la maglia, vi avvicino un pochettino, non andremo a prendere tutta la maglia ma bensì la maglia in costa retro sia nella mezza mattonella e sia nella mattonella intera, in questo modo, vedete? Adesso io le piego in questo modo per facilitarmi il lavoro, perché devo stare per forza sotto l'inquadratura per farvi vedere a voi come andare a chiudere. Allora posiziono il mio cappietto e vado poi a tenerlo. Adesso il mio cappietto lo devo far passare all'interno delle due costine in questo modo, ok? E gli faccio una catenella per bloccarlo. Adesso vado nella maglia successiva, vi avvicino un altro pochettino qui, e prendo sempre la costa retro nella mattonella intera, ugualmente questa la costa retro. Il filo deve stare sotto in questo caso, quindi costa retro e costa retro. Adesso prendo il filo e lo faccio passare all'interno delle due costine. Passata all'interno delle due costine mi rimane questo, praticamente il punto bassissimo. Lo riprendo quindi e lo faccio passare anche così. E così stiamo iniziando la nostra chiusura. Dobbiamo quindi andare a proseguire prendendo la costina di retro della maglia successiva e ugualmente qui la costina di retro della maglia successiva. Prendiamo il filo e lo facciamo passare all'interno delle costine e poi all'interno del punto. Maglia successiva, costa retro e di nuovo costa retro. Prendo il filo, lo faccio passare all'interno delle costine e poi del punto. A me, ripeto, stare sotto l'inquadratura non facilita la chiusura, quindi spero che riusciate a capire bene il metodo di chiusura. Di nuovo costina della maglia successiva e anche dalla mattonella intera, sempre la costina del retro. Vedete, qui inizia a vedersi la catenella di chiusura. Dobbiamo procedere in questo modo fino a concludere a cucire tutte e due le mattonelle insieme.
Poi naturalmente anche voi, questo è come andare a cucire, poi voi il vostro lavoro in mano lo prendete come volete e come vi viene meglio a lavorare. Quindi sempre costina del retro, sia della mezza mattonella e sia della mattonella intera. Prendo il filo e lo faccio passare all'interno delle costine e poi all'interno, per qui nel nostro cappietto, per andare a chiudere con una maglia bassissima. Vedete la nostra catenella di cucitura. Proseguite in questo modo per tutto il lavoro. Queste sono le prime due mattonelle attaccate. Vi avvicino, vedete qui la cucitura centrale, praticamente un tutt'uno con il top. Adesso andiamo ad attaccare l'altra mezza mattonella che va qui al centro. Adesso andiamo a cucire quest'altra parte. Entro qui nella prima maglia nella costina di dietro e rientro qui dove nella maglia centrale, quindi praticamente dove ho già lavorato, rientro. Quindi prendo il filo, lo faccio passare prima in una costina e poi nell'altra. E chiudo il tutto. E adesso proseguo a lavorare come ho lavorato prima per tutto questo lato. Quindi entro qui nella costina di dietro della maglia successiva e nella costina di dietro nell'altra maglia. Prendo il filo e lo faccio passare prima in una maglia e poi nell'altra. Di nuovo costina di dietro sia da un lato e sia dall'altro. Prendo il filo, lo porto prima all'interno di una costina e poi dell'altra e chiudo il tutto. Vedete qui che la cucitura è un tutt'uno senza interruzioni. Come potete vedere abbiamo attaccato una prima mezza mattonella, una mattonella intera e la mezza mattonella centrale. Adesso dobbiamo andare ad attaccare qui la mattonella intera e poi qua giù l'altra mezza mattonella. Il procedimento è sempre identico, quindi qui entrate di nuovo nella maglia centrale di questo punto e nella maglia centrale di quest'altro punto, proseguite
con la cucitura e arrivati qua giù a questo punto rientrate qui nella maglia centrale e invece qui prendete un punto normale e proseguite con la cucitura. Arrivati a questo punto dovete fare una catenella e tagliare il filo e il nostro top è cucito. Poi vi faccio vedere come andare a proseguire. Quindi adesso andate a cucire come vi ho fatto vedere per questi. Questo è il nostro top cucito, quindi tutte le nostre mattonelle le abbiamo cucite. Adesso dobbiamo andare a fare un giro di maglie basse. Iniziamo da questo lato senza andare a tagliare il filo come vi ho detto prima, ok? Prima vi ho detto come finite di chiudere con una catenella e avremo concluso, invece no, lasciate così e andiamo a fare direttamente un giro di maglie basse. Quindi iniziamo da qui e lavoriamo una per una tutte le maglie. Arrivate a questo punto vi faccio vedere come proseguire su questo lato, perché su questo lato non abbiamo le catenelle e quindi vi spiegherò un pochettino come andare a fare le maglie. Io ho deciso di andare a proseguire con l'uncinetto numero 2,5 in modo che poi la parte che andrà sotto il seno sia leggermente più larga rispetto alla parte che proprio andrà ad aderire al seno. Quindi abbiamo lavorato qui nell'angolo e vado sempre nella stessa maglia e faccio un'altra maglia bassa, quindi ne lavoro 2 nella stessa maglia. Adesso non abbiamo più le catenelle, quindi cosa facciamo? Ci spostiamo e andiamo a fare più o meno alla distanza di un punto una maglia bassa. Qui c'è la maglia alta e qui all'interno faccio una maglia bassa, mi sposto e qui c'è la congiunzione tra le due maglie, qui faccio un'altra maglia bassa, di nuovo la maglia alta e faccio una maglia bassa all'interno, la congiunzione tra le maglie e faccio una maglia bassa, di nuovo la maglia alta e faccio una maglia bassa e nella congiunzione un'altra maglia bassa. Lavoro in questo modo per tutta la lunghezza del lavoro fino ad arrivare all'altro angolo. Siamo arrivati qui dove c'è l'anello magico e faccio una maglia proprio al centro dell'anello magico, poi proseguo allo stesso modo come lavorato prima. Siamo arrivati alla prima cucitura, quindi entro qui, porto fuori il filo, entro qui nella maglia della cucitura, prendo il filo e lo porto fuori
entro nella maglia a fianco, prendo il filo, lo porto fuori e chiudo tutto assieme. E adesso proseguo di nuovo normalmente. Questo passaggio lo dobbiamo fare anche nell'altra cucitura. Nell'altra cucitura che troviamo in questo lato e poi naturalmente anche negli altre cuciture che andremo a trovare, questa e questa qui, dove sarà la fine che poi andremo a chiudere il nostro giro. Io ho finito di lavorare tutto il lato senza le maglie e siamo arrivati qui all'angolo. Entro qui nella maglia e lavoro 2 maglie basse. E adesso proseguo a lavorare molto più facilmente tutto il resto del lavoro. Ho concluso di fare il giro intero a maglie basse, adesso sono arrivata a dove ho iniziato, quindi entro qui nella prima maglia bassa che ho realizzato e faccio una maglia bassissima, una catenella e taglio il filo. E il nostro top è rifinito, adesso dobbiamo andare a fargli qui giù una piccola fascia, quindi andremo a inserirci con l'uncinetto da un lato, prendiamo qui la maglia del lato e andiamo a fare una catenella. Adesso ne facciamo altre 2 per un totale di 3 catenelle e ci spostiamo nella maglia successiva e facciamo una maglia alta, in quella successiva ancora una maglia alta, quindi lavoriamo tutto il giro a maglia alta. Dobbiamo arrivare a lavorare a maglia alta fino a questo angolo. Ho finito il mio giro di maglie alte e in totale io mi ritrovo 91 maglie alte. Questo è un numero soltanto indicativo perché da un lavoro all'altro qui voi potete aggiungere più maglie per magari averlo più morbido, o comunque invece di 91 ne avete 90. Comunque il numero di maglie, se ne avete un pochettino in più o un pochettino in meno, non succede niente, cioè non compromette la buona riuscita del top. Adesso l'importante è che poi giro per giro abbiate sempre lo stesso numero di maglie. Adesso proseguiamo facendo un altro giro, quindi cosa facciamo? Facciamo 3 catenelle, giriamo il lavoro e questa è la nostra prima maglia alta, un'altra catenella perché ci servirà di separazione. Questa la saltiamo sempre perché equivale alle catenelle, quindi alla prima maglia alta. Questa la saltiamo e andiamo a lavorare in quest'altra, così una catenella, saltiamo la maglia di base e lavoriamo nella successiva, una catenella, saltiamo quella di base e lavoriamo nella successiva, una catenella, saltiamo quella di base e lavoriamo nella successiva. Lavoriamo in questo modo per tutto il giro, quindi salto una catenella, salto quella, faccio una catenella, salto una maglia di base e lavoro nella successiva.
Ho concluso anche il giro appunto traforato e adesso vado a realizzare di nuovo un giro a maglie alte. Quindi prendo il mio lavoro e vado a fare 3 catenelle. Queste sono la nostra prima maglia alta, quindi questa qui la salto perché la sostituisce le maglie alte e entro nel forellino e faccio una maglia alta. Adesso lavoro la maglia alta sottostante, entro nel forellino e lavoro una maglia alta, lavoro una maglia alta sottostante, entro nel forellino e lavoro una maglia alta. Proseguo in questo modo per tutto il lavoro. Dove c'è la maglia alta lavoro la maglia alta così come si presenta, e dove c'è il forellino lavoro all'interno una maglia alta. Lavoriamo in questo modo per tutto il giro e abbiamo finito anche il secondo giro di maglie alte. Io andrò a concluderlo così. Se voi volete farlo leggermente più lungo, fate un altro giro di punto traforato e un altro giro di maglie alte, come abbiamo realizzato questi due. Quindi io qui per chiuderlo vado a fare una catenella e taglio il filo. Adesso dobbiamo andare a fare la catenella, quindi la treccia, perché andremo proprio a intrecciare i fili senza l'ausilio dell'uncinetto, sia per qua e sia per qua. Lo andremo poi a chiudere in questo modo. Quindi il nostro strop è quasi concluso. Adesso dobbiamo andare a fare i legacci del collo e poi quelli qua dietro. Allora, io ho già realizzato uno del collo ed è praticamente una treccia composta da 9 fili, quindi dobbiamo andare a tagliare 9 fili di più o meno 80 cm e poi li dividiamo in 3 sezioni di 3 pezzi di 3 fili ognuno. Allora, io uno l'ho già tagliato. Una volta che avete tagliato il primo della misura desiderata, prendete il gomitolo, andate all'estremità del filo, fate combaciare i due fili perfettamente e poi tirate finché non arrivate, vedete qui, alla fine del filo. Arrivate a questo punto, tagliate con le forbici in questo modo. E così abbiamo già due fili, dobbiamo arrivare a un totale di 9 fili. Quindi ripeto questo procedimento fino ad avere tutti i fili. Vi consiglio di tagliarli e dividerli già, perché io una parte l'ho già fatta, adesso vi faccio vedere come fare l'altra parte, però voi dovete poi avere 6 gruppi da 3 ognuno. Vedete, un gruppetto in realtà io l'ho già composto perché qui ho 3 fili, adesso continuo fino ad averne 9. Una volta che ne avete 9 li dividete in 3 gruppi da 3 fili, così, e adesso dobbiamo andare a inserirli qua. Prendiamo il primo gruppo di fili e lo sistemiamo bene, devono essere qui all'inizio tutti pari. Lo prendiamo, decidiamo una lunghezza che ci va bene poi per andare a nascondere i fili qua dietro, non tantissima mi raccomando, perché sennò portate via centimetri alla treccia e quindi dovete poi avere un filo più lungo, quindi non più una base di 80 cm ma magari di 90. Adesso vi aiutate con un uncinetto qualsiasi e entrate qui nella maglia di centro della punta. Prendete il filo e gli andate a fare il cappietto e poi una catenella. Tirate via il filo e stringete. Adesso questa lunghezza la dobbiamo lasciare per tutti gli altri fili, quindi facciamo lo stesso lavoro. Mettiamo bene i fili,
mi guardo così la lunghezza, lo tengo anche fermo in questo modo, mi sistemo un attimo i fili, riprendo un uncinetto, vado nella maglia accanto, prendo il filo e lo faccio passare all'interno della maglia, i fili, scusatemi, perché sono diversi. Faccio la catenella e tiro via il filo e poi stringo. Lo stesso procedimento da quest'altra parte, quindi prendo l'ultimo gruppo di fili, li metto pari qui in punta, ok, misuro qui la lunghezza in modo che sia uguale all'altra, riprendo il mio uncinetto, rientro qui nella maglia subito dopo dove quella centrale dove abbiamo inserito i nostri fili, vado a fargli il cappietto e la catenella, poi tiro via e stringo, e così abbiamo i nostri 3 fili inseriti. Adesso l'uncinetto non ci serve più, prendiamo quindi i nostri fili e li andiamo a unire insieme in una treccia. Vi consiglio poi di mettere un peso sopra il lavoro, perché mano a mano che lavorate la treccia vi portate, diciamo, sempre via il lavoro, quindi vi consiglio di mettere un peso. Quindi lavoriamo una semplice treccia per tutta la lunghezza dei fili, poi vi faccio vedere come chiuderla. Mi raccomando, poi una treccia deve avere la stessa lunghezza dell'altra, quindi io adesso poi andrò a controllare se l'ho fatta della stessa lunghezza di quella che ho già fatto. Una volta che avete finito di lavorare la vostra seconda treccia, dovete andare a prendere la prima che è già chiusa e posizionarla così, in questo modo, insieme all'altra, allungare il lavoro e vedere se sono identiche, della stessa lunghezza. Io adesso non ve lo posso far vedere perché non ci starebbe tutto nell'inquadratura, però ho già controllato e sono della stessa lunghezza. Adesso vi faccio vedere come chiudere. Lascio qui i fili del centro, li mando un attimino giù e con i 2 fili laterali vado a creare un semplice nodo, stringo e ho chiuso la mia treccia. A questo punto, con i fili che rimangono, prendo di nuovo l'altra treccia, metto i 2 nodi alla stessa altezza e qui io avevo già tagliato i fili tutti pari. Adesso in questo modo vado e taglio anche gli altri, sempre pari, uguali agli altri, in questo modo. Ecco qua, e le nostre trecce della parte in alto sono concluse. Io avevo messo la tastiera per bloccarmi il lavoro. Adesso dobbiamo andare a realizzare queste trecce. Il lavoro sarà sempre identico e andremo sempre a realizzare 80 centimetri, a tagliare, scusatemi, 80 centimetri di filo. Se volete essere un pochettino più larghi potete tagliarne naturalmente 90 o anche 100 centimetri, e andremo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto per qua, quindi andremo a formare 2 trecce con quei fili. Io qui ho già realizzato la mia treccia, ho tagliato i fili e adesso vado a realizzare l'altra, dove vado a inserire
i miei fili li inserisco qui, qui e poi qui al centro, quindi iniziamo da qui al centro che è la parte più difficile. Prendiamo quindi i nostri 3 fili, come prima li posizioniamo bene, una parte di questi fili la lasciamo qui per poi andare a nasconderli, facciamo il nostro cappietto, la catenella e tiriamo il filo. Adesso dobbiamo andare a posizionare i fili qua e qui. E poi andiamo a realizzare la nostra treccia. Messi tutti, andiamo a fare la treccia e il procedimento poi di chiusura è identico a quello che abbiamo fatto prima. Quindi facciamo la treccia come è lunga quanto l'altra che abbiamo già realizzato, chiudiamo il lavoro con un nodo, quindi come abbiamo fatto prima. Io ho finito di realizzare i miei fili per andare a legare il top al corpo e il nostro top è concluso. Adesso vado a eliminare questi fili che ci sono in eccesso in tutto il top, tranne naturalmente questi, che questi li lasciamo così come sono. Io ho eliminato tutti i vari fili di unione e il mio top è concluso. Se lo rifate mi raccomando taggatemi così io posso sia vederli che ricondividerli, e mi raccomando, se il tutorial ti è piaciuto lascia un like e condividilo. Ci vediamo al prossimo tutorial.